Basta ragazzi, basta, mettete in garage quella AMG, state farmando come non ci fosse un domani. Lo so che bisogna cogliere l'occasione, ma così è troppo. Lo so, è meravigliosa perché oltre che essere veloce è venuto fuori veramente un bell'assetto. Si guida come se fosse un'auto da corsa fondamentalmente, però ce ne sono anche altre. Oggi vi porto un'altra auto, chiamiamola Glitch. Dire il vero, il setup di quest'auto per Tokyo è pronto già dal giorno dopo della sua uscita su Gran Turismo 7. Sto parlando proprio di questa meravigliosa BMW M2 Competition. Ma alla luce delle conoscenze che abbiamo oggi con la patch 1.30 e del discorso della modifica dei parametri tenendo installate le gomme intermedie, sono riuscito a rendere anche questo setup diciamo glitchato. Concedetemi il termine, anche se abbiamo capito benissimo che non si tratta di un glitch, lo ribadisco, è semplicemente il sistema di calcolo dei punti prestazione che tiene conto che con quei parametri l'auto non sia guidabile, ma ovviamente anche con questa si sbaglia di grosso. Non vi faccio perdere altro tempo in chiacchiere, tanto l'assetto che ho creato su quest'auto fa sì che la guida sia più o meno la stessa della AMG, differenzia veramente di poco. Quindi andiamo a vedere che cosa installare in GT Auto, vediamo il setup, vi dico due tipologie di strategie e infine vi metto la gara. Visto che sulla AMG a seconda del cerchio il glitch non funziona, quello che ho messo io è questo, il Race Volk Racing G025, 20 pollici il diametro, la larghezza del cerchione larga, l'eccentricità rimane standard. Le parti personalizzate: all'avantreno uno splitter tipo B, i fianchi tipo B, retrotreno tipo A. Per quanto riguarda l'alettone invece rimane quello standard. Passiamo alla gabbia di sicurezza. Installate una gabbia di sicurezza tipo C. Se volete questa semplice livrea la trovate condivisa in vetrina. Se invece volete adesivi personalizzati o livree personalizzate, scrivetemi a questo indirizzo mail. Gomme da corsa intermedie, ma potete decidere voi. In che senso? Come per la AMG, se mettete gomme sport morbide i PP rimangono gli stessi, quindi scegliete voi, provate voi con quale delle due vi trovate meglio. Addirittura io ho fatto un'altra prova, ovvero partire con gomme sport morbide all'anteriore e da corsa intermedia al posteriore. In questo modo, quando effettuerete la prima sosta ai box, potrete mettere solo gomme sport morbide, ma i primi giri che è bagnato al posteriore avrete molto più grip. Per quello che riguarda la mia scelta personale è andare con gomme da corsa intermedie, giro più veloce, solo il primo giro guadagno 8-9 secondi rispetto a girare con gomme sport morbide all'anteriore e intermedie al posteriore. Quindi a voi la scelta. Per quanto riguarda i pit stop, se non utilizzate controlli come me, ne dovrete fare due perché le gomme posteriori si devastano, quindi un pit al quinto giro e l'altro al nono giro, perché all'inizio quando è bagnato usiamo meno gomma. L'ultimo giro di rientro ai box fate sempre attenzione a tenere il gas quando le curve sono veloci, perché in percorrenza curva potreste fare un sovrasterzo. Comunque parliamo di un'auto a trazione posteriore. La mappa carburante, se fate due soste, sempre a 1. Se effettuate invece una sosta sola, perché se utilizzate i controlli elettronici le gomme posteriori si consumeranno di meno, utilizzate la mappa a 6 sul tratto misto, mappa 1 solo sul rettilineo. A livello di tempi sul giro siete un paio di secondi più lenti tra girare con mappa A1 per tutta la gara e girare con mappa A1 sul rettilineo e A6 sul tratto misto per tutta la gara. Le sospensioni vanno installate sospensioni personalizzabili, questi sono i valori che dovete inserire. Differenziale installate personalizzabile, inserite questi valori. La deportanza sono valori obbligatori, se voi cambiate questi valori
non funziona più. Questo continuiamo a chiamarlo glitch. Avete un range solo di 2 punti. La EQ deve essere una EQ normale, quindi non comprate nulla, quindi rimane da sola al 100%. Installate una zavorra invece, la impostate su 17 kg, la posizionate a 48, quasi tutta al posteriore per cercare di dare un po' più di peso sulla parte posteriore. Non serve il limitatore di potenza, serve invece un cambio personalizzabile da corsa. Settate come velocità di punta a 200 km/h. A partire dal finale portatelo su 2.319, poi lavorate dalla prima marcia per ottenere questi rapporti. Installate un turbo compressore a regimi elevati. Installate un sistema anti-lag, impostatelo su forte. Installate un intercooler da corsa, un filtro dell'aria da corsa, una marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, dischi da corsa, potete scegliere forati o baffati, non cambia nulla, pastiglie dei freni da corsa. Il controller freni l'ho installato ma non l'ho usato, non ne ho trovato necessità, valutate voi. Rimane normale la frizione e il volano anche. Installate invece come elaborazioni motori l'aumento dell'alesaggio, messa a punto bilanciamento motore, lavorazione dei condotti, albero a camme ad alto sollevamento, albero a gomiti da corsa. Per quanto riguarda la carrozzeria, riduzione del peso fase 1, fase 2, fase 3. Infine, aumenta rigidezza carrozzeria. Come vi dicevo, per questa gara non utilizzo nessun aiuto a parte l'ABS attivo. L'unica accortezza sono i 2 giri di rientro, quindi il quinto giro e il nono giro, dove le posteriori sono molto consumate e rischiate il sovrasterzo di potenza. Se utilizzate gli aiuti alla guida sarete un po' più lenti, ma non avrete il problema del consumo gomme, ma soprattutto del sovrasterzo di potenza.
sì, lo so, non è il tempo totale di gara della AMG, è un po' più lenta, ma fidatevi, ne vale la pena. La trovate nel concessionario del nuovo Brand Central sotto Europa, ovviamente BMW. Installate le modifiche che vi ho fatto vedere, scendete in pista a Tokyo e divertitevi. Mi ringrazierete. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale perché di autoglitch ne ho un altre due da portare. Non perdetele. Ciao ragazzi!